Buongiorno, sono Sacco Marcello dell'Università di Siena, stiamo conducendo le interviste per il nostro progetto Together. È qui con noi il professor Cuno Frey dell'Università di Bolzano, che ringrazio per la presenza e per la disponibilità a condurre questa intervista. Gli vorrei chiedere se cortesemente ci vuole parlare dei progetti che ha condotto con la sua università per quanto riguarda l'integrazione di persone svantaggiate, tra le quali anche richiedenti asilo e ex richiedenti asilo. Grazie e le lascio la parola. Permettere che il modello di studio che abbiamo implementato, che ho implementato qui con i colleghi a Bolzano, è un'università nuova, la Facoltà di Design e Arti non è datata, non ha moltissimi anni, è un modello di studio estremamente aperto che è poco accademico nel senso stretto, non c'è lezione frontale, ma si lavora in cosiddetti atelier, dove i ragazzi confrontati con una tematica, spesso molto molto aperta, con il risultato ancora non chiaro e definito, vanno alla ricerca di un proprio percorso. Questo significa che bisogna prima fare una profonda immersione nella tematica, e noi la tematica che abbiamo svolto diciamo in più fasi, quella di cercare di includere, cercare di accogliere, cercare di dare una dignità alle persone che hanno estremo bisogno nel senso che sono senza casa, quindi gli immigrati che poi diventano senza tetto, o anche i senza tetto locali, ce ne sono, a Bolzano ce ne sono più di 200, immaginiamoci le temperature fredde di Bolzano e un ambiente estremamente ostile anche culturale verso queste persone che sporcano, che non sono estetiche, non sono decorative, non sono i gerani da mettere ai balconi, alle finestre, ma sono un elemento che si vorrebbe non avere in città. Quindi ci troviamo a lavorare a stretto contatto con queste persone, andiamo sotto i ponti, siamo andati gli studenti sotto i ponti a parlare con queste persone nei centri di accoglienza per capire le vere esigenze, quelle subito lì sul minuto, quelle urgenti e quelle invece a distanza maggiore, queste più ampie. Su quelle più emergenti è più facile intervenire, principalmente da progettista, su quelle più a lungo termine sono decisioni molto politiche, dove bisogna cercare di influenzare la politica, magari con delle azioni. No, a questo proposito ce n'è una interessante che è quella che si chiamò Magic Carpet, portata avanti da una studentessa cinese che ha pensato di mettere insieme una tradizione locale ormai un po' scomparsa, quella della lavorazione della lana. Abbiamo un ritorno di molti allevamenti di pecore, lana che di solito è un rifiuto speciale, quindi va smaltito e devono pagare i contadini per far questo, è assurda come cosa, quindi questa lana come può essere recuperata, come possono essere integrati le persone che vengono da paesi lontani, da culture diverse, quindi cercare di creare dei tappeti attraverso la tecnica del feltro, dove si intrecciano i linguaggi espressivi di due culture o di più culture. Quindi dei tappeti con dei disegni che hanno degli elementi del Nigeria, per esempio, e degli elementi tipici del folklore locale. Questo è stato un esperimento interessante, molto ben accolto dalle persone coinvolte stesse, e molto interessante ovviamente per la studentessa che ha fatto un'esperienza particolare. Quindi altra attività importante è stata l'autunno scorso, proprio in avanzata emergenza freddo, queste persone senza tetto, in collaborazione con un'azienda locale che si occupa di abbigliamento sportivo, abbiamo ricevuto dei materiali che loro avrebbero dovuto portare nell'inceneritore e abbiamo cercato con questi materiali di fare dei progetti utili alle persone in situazione di emergenza, fra le quali uno estremamente poetico, in collaborazione anche con il parroco, con il decano della chiesa del Duomo di Bolzano. Abbiamo montato una struttura a mo' di albero di Natale fredda di acciaio, di ferro arrugginito, nella chiesa, e abbiamo distribuito, grazie
anche alla collaborazione di tutte le associazioni di volontariato delle schede, diciamo di schede che chiamano schede del desiderio. Avrei bisogno di un calzino, un paio di calzini, una sciarpa, un berretto o guanti di lana. Questi desideri poi sono stati appesi a questo albero in forma di cartolina e le persone che andavano in chiesa potevano andare a ritirare questi cartoncini, portarseli a casa, fare a maglia e riappendere con il cartoncino questo dono. A questo punto è diventato un dono e c'è stata la consegna, diciamo, dei doni o l'andare a prelevare i doni il 24 alle 16 di sera, no? In chiesa. Il parroco li ha accolti, quindi è stato un gesto anche molto aperto, tra l'altro non un gesto dove io poi ti voglio dire che questa è la chiesa giusta, ma la chiesa ci serviva come spazio di raccolta e anche dove molti cristiani vanno e quindi hanno la coscienza da cristiano per fare del bene, e in questo periodo prenatalizio dove c'è anche ogni tanto un po' di calma qualcuno può fare a maglia. Un altro lavoro l'abbiamo fatto con una casa, la Casa della Solidarietà di Bressanone, dove hanno appena preso in carico un edificio, l'edificio nuovo loro, con delle stanze da letto altissime, e in queste stanze da letto altissime dove accoglievano persone in emergenza, dove queste stanze erano altissime, strette, e c'era una nuda lampadina appesa. Anche qui abbiamo mandato un appello attraverso i giornali su tutte le, diciamo, nonne altoatesine per cucire un tubolare di lana a piacere. Abbiamo dato il diametro e loro a piacere l'hanno diciamo, usato i colori e eventuali decori, e in questi tubolari poi noi abbiamo fissato degli anelli di metallo che diventano poi un paralume, e li abbiamo consegnati alle persone che vivevano temporaneamente in queste stanze, e con molto piacere hanno accolto questo regalo e loro stessi poi hanno completato la lampada e l'hanno appesa. Quindi vari interventi, quindi andare a conoscere molto bene la situazione per poi reagire con delle risposte intelligenti, definiamolo anche se è un termine ormai troppo usato, anche sostenibili. Io le chiamo oneste, quindi oneste in senso lato, quindi da un punto di vista ambientale, da un punto di vista sociale, no? delle risorse, dei materiali che utilizziamo, e anche risorse di persone, perché tutte queste signore che contente, per caso c'era anche mia madre che le piace fare a maglia, che ne ha fatti 4 di questi cilindri, perché dice posso fare qualcosa di bene, cioè non faccio solo i calzini per i bambini viziati, ma faccio qualcosa per qualcuno che ha un forte bisogno, no? Sì, sì, no, e poi è anche legato alla tradizione locale, diciamo, alle materie prime locali, Sì, e quindi è anche un modo proprio di legare, di fare un ponte. No, sì. mi piace poi anche questa cosa dell'università che esce un po' dai muri dell'università stessa, istituzionali, e va un po' incontro anche a quelli che sono Sì, direi che questo è molto, la comunità. questo funziona quando chi va a insegnare in università è stato fuori. Io su questo aspetto sono molto critico. Per me è molto importante che chi insegna design, progettare, sappia progettare, ma non perché ha cercato di impararlo sui libri, ma che ha effettivamente esercitato la professione, quindi ha incontrato le difficoltà del progettare, che non sono solo quelle di trovarsi davanti a un foglio bianco oppure davanti a un monitor, a uno schermo di un computer bianco e iniziare a disegnare, ma oltre a pensare dei buoni concetti, ma anche quello poi di portarli avanti, di interfacciarsi con le persone che vanno a sviluppare questi progetti, a portarli poi in effettivi prodotti. Per questo anche l'esperienza che abbiamo fatto con questi materiali di recupero, dove un prodotto molto bello si chiamava Nautilus, che era fatto con un telo sottotenda, confezionato in una forma di sacco a pelo, vuoto però non riempito, un sacco nel quale l'extracomunitario o anche il locale in situazioni di estremo bisogno
poteva rifugiarsi, quindi stare all'asciutto con i suoi cartoni, con le sue giacche, con i suoi strumenti o anche con i saccappigli o le coperte che ha trovato, e avere quindi una protezione dall'intemperie e dal freddo. E non meno, poi questo sacco diventava borsa, quindi poteva raccogliere tutto, metterselo dentro e portarselo dietro. Quindi siccome a Bolzano purtroppo è successo più volte delle vere e proprie razzie sotto i ponti, dove l'azienda per la pulizia della città è stata mandata a pulire tutto, a buttare via tutto. Proprio dal punto di vista personale, gli studenti che hanno partecipato hanno avuto un effetto positivo? Beh, sicuramente l'impatto è forte. Già chi è disposto ad avventurarsi in una tematica del genere, perché da noi non è che noi costringiamo gli studenti a seguire dei temi, i temi vengono proposti loro e loro in base al loro interesse lo scelgono, quindi già arrivano con una voglia di fare il giusto, definiamolo in questo modo. Dandogli poi molte più informazioni di quelle che ci sono, di quelle che loro hanno, portando, come ho detto prima, esperienze anche dall'esterno che sono importantissime, e anche portandoli fuori sotto i ponti, nei centri di accoglienza, a parlare con i ragazzi di volontarios che si occupano di accogliere le persone. Questi studenti quasi quasi vorrebbero diventare anche loro dei volontari, in un modo anche indiretto lo diventano, no? C'è chi poi va a aiutare proprio nel tempo libero, c'è chi invece, cioè, sicuramente tutti hanno una presa di coscienza ancora maggiore e quindi uno stile di vita tagliato su questo bisogno, no? Uno stile di vita con questo forte rispetto, e uno ci va a ripensare ben due volte: mangio 2 brioche oppure compro la seconda brioche per chi poi viene dopo di me, no? Questo abbiamo anche adottato questa simpatica iniziativa che è nata a Napoli, dove io pago 2 caffè, uno per me e uno per chi viene dopo e che ha bisogno, quindi il barista decide a chi darlo perché ha capito che c'è questa situazione. Gli studenti sono come delle spugne, sono delle persone estremamente belle che hanno voglia di fare. Purtroppo sono stati scolarizzati per troppi anni, almeno 5+3, scuole medie e scuole superiori, liceizzati, li definisco, quindi all'inizio finché si liberano e riescono a gestire e a muoversi in questa libertà che tu gli dai, perché di solito vorrebbero sapere cosa devo fare per lunedì. Dico, questo lo deve sapere lei, no? Noi abbiamo un obiettivo finale che è a fine semestre e poi ci sono delle tappe intermedie, ma lei deve imparare a organizzarsi, a organizzare il suo tempo, e quindi vada fuori, vada a parlare con le persone. Non è che li portiamo mano a mano, ma li mandiamo, no? E poi piano piano imparano a muoversi, diventano maturi, formano una propria identità, un proprio linguaggio in senso lato, come progettista ma anche come persona. Sì, no, questo è importante, perché spesso l'università, diciamo, limita l'iniziativa al, tra virgolette, non faccio pagare le tasse universitarie ai rifugiati, però questa vostra iniziativa è proprio di impatto culturale, sociale, per cui e promuove l'inclusione, insomma. Un aneddoto bellissimo, non so se trova posto o meno, noi abbiamo un esame d'ammissione ovviamente, dove c'è anche viene anche richiesta una padronanza delle lingue. È venuto un ragazzo africano che voleva frequentare la facoltà di informatica e non è passato l'esame perché gli mancava la conoscenza dell'italiano. Quel ragazzo cosa ha fatto? Bellissimo, io lo cito sempre con il latte, è andato sulle passeggiate del Tadaro tutti i pomeriggi a sedersi sulle panchine dove stavano seduti i pensionati e ha iniziato a parlare con loro. Quindi pensionati e pensionate l'hanno adottato e quindi diventava per loro un punto di incontro importante, si sentivano utili, andavano a parlare con questo giovane che dopo un inverno è passato l'esame perché ha imparato l'italiano. In questo modo molto del fai da te, ma facendo un bene anche per gli altri, in un modo anche inconsapevole. Ma queste persone erano gioiose, no? E quindi questa è stata una bellissima forma di integrazione.
anzi di autointegrazione, spinta da un bisogno che hai bisogno di un certificato, un B1 in italiano. Eccolo, te lo danno le persone pensionate.